WhatsApp backup. In questo video ti faccio vedere tutte le impostazioni, il backup di WhatsApp, ma soprattutto anche come eventualmente liberare spazio, nel senso che ti farò vedere dove va a finire il tuo backup di WhatsApp nel caso di Android e quindi su Google, e ti farò appunto vedere come cancellare il tuo backup da un account Google quasi pieno e spostarlo su un altro per appunto avere più spazio in entrambi gli account. Iniziamo appunto con l'entrare nel nostro WhatsApp. Per andare appunto a vedere il nostro backup andiamo nei tre puntini in alto, ci clicco sopra, poi andiamo su impostazioni e scendiamo un po' verso il basso quando troviamo appunto chat. Clicchiamo dentro chat, scorriamo anche qui verso il basso fino a trovare appunto backup delle chat. Ci clicco sopra, backup delle chat, ok. Se lo hai già attivo, comunque tra le prime scritte vedrai ultimo backup, nel mio caso un paio di giorni fa, e la dimensione del backup. Nel mio caso sono quasi 1 giga, ma io non ho messo i video, perché se avessi messo i video sarebbe molto più elevato sto backup. Quindi adesso potrei spingerlo a avviare il backup, ma prima appunto andiamo un attimo avanti. Qua dove c'è scritto backup automatici, appunto se è attivo bisogna cliccare prima qua, clicco su backup automatici, vedi io ho settimanale, ogni settimana proverà a fare un backup, se no potrei farlo quotidiano, mensile, solo quando tocchi su esegui o no. Quindi se vuoi che venga fatto un backup delle chat, nel caso appunto perdi il telefono e rimetterlo su un altro telefono, metti una di queste altre opzioni. Io diciamo che settimanale secondo me può andare benissimo. Qua appunto c'è l'opzione includi video, io non ho incluso video perché mi toglierebbero troppo spazio e diciamo che non è che mi interessano troppo i video di WhatsApp. E qua backup con rete da cellulare. Qua quindi se io spingessi WhatsApp a fare il backup adesso, dico esegui backup, vedi che adesso mi chiede esegui backup tramite rete cellulare, perché adesso scusa ho schiacciato nulla, ma comunque fondamentalmente perché vedi con questa spunta tolta da backup di rete da cellulare vorrebbe solo che attivassi appunto il wifi. Quindi se vuoi che faccia comunque il backup, hai tanti dati a disposizione, puoi tranquillamente mettere backup con rete da cellulare, così non ci saranno problemi, lo farà. Qua accenno un attimo alla crittografia end-to-end per proteggere fondamentalmente i tuoi messaggi che con una crittografia che neanche WhatsApp in teoria li legge, ma poi fondamentalmente lasciamo perdere. Però se te clicchi qua sopra, che ti dice anche usa una passkey o altre opzioni, la password e quant'altro, sì, aumenterai la sicurezza da un certo punto di vista, ma ti dico subito che se te perdi uno di questi metodi, la password, quello che hai scelto, hai perso tutto, non c'è il recupera password o quant'altro, quindi bisogna stare attenti, dipende appunto cosa vuoi fare. Io non lo faccio e lasciamo perdere. Dicevamo appunto che qua il backup magari potrebbe essere che non te lo fa anche perché non hai più spazio sul tuo account. Nota qua dove c'è appunto account Google, solo per Android, se io ci clicco sopra, vedi io ho già un'infinità già di account e potrei decidere appunto di metterne uno. O se no l'ultima opzione, vedi, è aggiungi un account. Quindi se non hai già un altro account di Google, puoi tranquillamente cliccare su aggiungi account e appunto creare un nuovo account. O collegarlo nel caso ce l'hai già. Qua in questo momento qua ti dice aggiungi un account che hai già, se no crea un account. Adesso non voglio fare tutto il tutorial perché tendenzialmente puoi anche andare a farlo da PC, un secondo account con calma, con la sicurezza, mettere le password e quant'altro, e poi successivamente dal telefono qua andrai a mettere appunto la mail del nuovo account che hai creato, la password, e ci entri dentro e lo crei. Quindi quando poi avrai l'account vai su punto qua account Google, quando ci sarà il tuo account ci cliccherai sopra, WhatsApp Messenger vuole accedere al tuo account Google, quant'altro, andiamo cosa ci dice, gli dico continua e infatti vedi che adesso in questo caso qua ti fa vedere che il locale dice 30, ultimo backup mai, e su questo nuovo account non l'ho mai fatto.
Prima mi sono dimenticato di far vedere che appunto qua gestisci lo spazio di Google. Qua cliccandoci sopra fondamentalmente ti fa andare nell'opzione quella che puoi pagare per aumentare lo spazio. Se comunque non vuoi pagare, restiamo un attimo qua. Adesso appunto posso eseguire il backup, posso decidere se includere i video o meno, se appunto adesso ho tanto spazio, e dire esegui il backup. Dico esegui il backup, proviamo, intanto mentre che proverà a farlo, e che appunto era quasi un giga, adesso vediamo un attimo, comunque intanto lo scopo principale, adesso ti faccio vedere anche dove hai ancora il vecchio backup e come cancellarlo. Adesso vedi che lui sta preparando, perché comunque è una cosa un po' lunga, tanto poi lo cancellerò. Comunque fondamentalmente adesso sul nostro PC, su Google, vai nei 3-4 puntini o comunque fondamentalmente vai sul Google Drive che hai, anche se non sai che cos'è, ce l'hai sicuramente se hai un account di Google. Una volta entrati appunto nel tuo account, basta andare qua nel menu a sinistra, aspetta che devo spostare il coso, bisogna andare qua a sinistra dove c'è spazio di archiviazione, ci clicco sopra e poi qua a destra, qua in alto, vedi che c'è scritto backup, ci clicco sopra e adesso lui mi ha già fatto vedere l'account di Google. Potrebbe essere che torna indietro e ti fa vedere, diciamo, tutti i vari backup dell'account, Google Foto e quant'altro. Quindi se non lo trovi subito, fondamentalmente poi sarà questo qua, backup Android si chiama, è il tuo backup, appunto c'è anche scritto il backup di WhatsApp. Quindi poi puoi andare su gestisci backup e appunto qua puoi andare a dire elimina tutti i dati, quindi puoi andare a cancellare il backup. Ho stoppato un attimo la registrazione perché volevo aspettare che finisse il backup per farti vedere come si cancellava alla fine, ma ho registrato, ho cancellato senza registrare. Comunque adesso ti faccio vedere, comunque bastava cancellare, ti dava conferma, cancellava. Adesso ti voglio però far vedere un'altra cosa che è importante perché funziona male al momento sul nostro computer. Come vedi adesso è sparita appunto il nostro backup e qua in teoria comunque vedi che quando anche sul computer aggiungi più account c'è il posto e posto, tipo sai che c'è qua sopra in alto, adesso sono dentro il mio account vero, poi sotto ho un'altra sezione di account. Se io però adesso entro nell'account che ho utilizzato prima, ci clicco sopra, vedi mi esce il backup nuovo su questo nuovo account, però se io appena faccio gestisci backup mi sparisce più che altro perché vedi ti spinge a tornare nel mio account principale. Quindi quando poi vorrai andare a gestire il tuo backup non devi andare a aggiungere un account di qua, ma nell'account principale in alto dove vedi che c'è l'altro omino piccolo, cliccando qui puoi anche aggiungere qui gli account ed è diverso. Poi farò un video perché Google è un po' complicato per certe cose. Comunque da qua, se io adesso vado a cliccare sul nuovo account, quindi questo giro però devo entrare di nuovo sul drive, archiviazione, backup qua in alto a destra, vedi adesso, visto che in questo account comunque non c'è altro, l'unica cosa che ho era questo di WhatsApp ed eccolo qua. Comunque se dici elimina tutti i dati e qua dici conferma e elimini, quindi se appena clicchi conferma vanno eliminati. Comunque al momento che c'è WhatsApp potrei anche tranquillamente eliminarlo. Comunque se hai delle domande scrivimi nei commenti, se il video in qualche modo ti è stato utile lasciami un bel mi piace, se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!